Ciao a tutti ragazzi, oggi poche parole e tanti fatti. Ecco a voi la Ferrari F40. L'ho ripresa da un vecchio setting, ormai con la consapevolezza della 1.25 e la sua facilità di guida. Sono sceso subito in pista con questa macchina col vecchio setting, quindi potevo guadagnare alcuni punti prestazione, se non erro circa 3 punti prestazione. Ho tolto solo del peso e sono andato in pista. Ho chiuso la prima gara con un vantaggio di circa 45 secondi, qualcosa di meno, credo intorno ai 43, ecco. Ma si guidava veramente una favola, chiudeva le curve in maniera perfetta, una macchina stabilissima, è impossibile pensare che sia una trazione posteriore con motore posteriore. Allora che cosa ho fatto? Per guadagnare velocità, soprattutto sul dritto, stavamo sotto ai 300 km orari, ho rimosso tutta l'aerodinamica a parte l'ala posteriore. Come vedete infatti nella sua forma originale, eccetto i cerchi in lega e l'impianto frenante. Sono tornato in pista e sono rimasto a bocca aperta. 320 km orari e ho chiuso la prima gara, ho fatto solo questa, sto registrando subito, facendo una montagna di errori, soprattutto l'ultima curva non l'ho mai fatto bene, l'ultimo tornantino, credo solo una volta se non erro, e un minuto davanti a tutti quanti, è venuta fuori una macchina da paura. Non è perfetta come prima, non è tagliente come prima nelle curve, ma si guida comunque benissimo. È una macchina che è prevedibile in tutto e per tutto. È difficilissimo perdere il controllo. Dovete solo stare attenti quando è bagnato, ovviamente, al sovrasterzo di potenza perché non c'è nessun controllo attivo. Non servono neanche su questa qua. Ormai i controlli proprio non servono, sembra più. Quindi rimango del mio pensiero che siamo andati più verso l'arcade che verso il simulatore. Comunque di fatto sta che è così, i controlli non servono, potete dare gas con la pala solo in uscita curva, attenzione al sovrasтерzo di potenza quando è bagnato, soprattutto come sempre in uscita dall'ultimo tornantino, l'unico punto dove non tirate la seconda ma cambiate quando siete con la barra dei giri a metà, per capirci, buttate giù la terza e date gas. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere che cosa montare e andiamo a vedere il setting. Andiamo ad installare i cerchi in lega, il modello che vi piace di più, li mettiamo da 19 pollici, larghezza del cerchione larga e centricità possiamo mettere solo standard. Parti personalizzate, l'avantreno è quello originale, i fianchi sono quelli originali, il retrotreno è quello originale, l'alettone posteriore invece è il tipo A. Non possiamo mettere la gabbia di sicurezza. Come intuirete dal titolo, e per chi di voi mi stava seguendo durante la live su Twitch, è stato abbastanza istintivo arrivare a questo setting. Ho fatto subito proprio perché questa macchina è sincera, si capisce da subito dove andare a correggere per ottenere la quasi perfezione. Perché quasi perfezione? Perché comunque abbiamo rimosso tutte le appendici aerodinamiche, come abbiamo visto, abbiamo solo l'ala posteriore. Quindi non è proprio tagliente nelle curve, qualche leggera scomposizione c'è, ma parliamo proprio di piccolezze. Se guardate il video della gara, proprio nella S veloce è l'unico punto dove aiuto a farla girare con il freno sbilanciato a 1 sul posteriore, tenendo leggermente premuto il freno, l'aiuto a curvare, a percorrere meglio rimanendo in traiettoria alla curva, ma per il resto non serve fare niente, serve solo guidare. Vediamo quindi che cosa andare ad installare sulla macchina. Le gomme sport dure. La strategia di gara sarà un'unica sosta alla fine del settimo giro, ma solo per rifornire carburante, quindi con le gomme iniziamo e finiamo. Il consumo gomme c'è, non è eccessivo e comunque non influisce tantissimo sulla guida, perde grip ma non esageratamente. Le sospensioni personalizzabili, questi sono i valori da inserire. Differenziale personalizzabile 5, 12 e 5. La deportanza davanti è fissa perché non abbiamo nulla installato, al posteriore la mettiamo al massimo. Installate una ECU personalizzabile 86% di potenza,
Installate la zavorra 145 kg e la mettiamo a meno 49 sull'anteriore. Non installate il limitatore di potenza, installate invece un cambio personalizzabile da corsa. Velocità di punta a 210 km/h e andate a regolare il rapporto finale a 2.337 per ottenere i valori che vedete. Installate un turbocompressore a regimi elevati. La marmitta da corsa. Sistema frenante da corsa, forati o baffati è uguale. Pastiglie dei freni da corsa. Il controller freni, come vi dicevo, impostato a 1. Infine frizione e volano da corsa. Nessun'altra cosa da installare. Come vi dicevo, nessun aiuto, non servono né controllo trazione né controllo di stabilità e né aiuto al controsterzo.
Sicuramente dal video non siete riusciti a percepire la goduria che ho provato nel guidare questa macchina, ma se guardate il giro 10 ho dato giù il gas come non ci fosse un domani e la macchina stava sempre lì. Sì, è vero, ho strusciato un po' qualche guardrail, ma mi ero lasciato prendere. Eppure è bellissima da guidare, anche quando esageri, rimane sincera nel suo feedback e se perde il controllo lo perde uniformemente, non si sbilancia mai, neanche nei cambi di direzione. Veramente una grande macchina, un buon setting riuscito. Spero che piaccia anche a voi. Come sempre ragazzi, lasciate un mi piace, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi. Per voi è solo un click, per noi creator invece è un enorme stimolo a continuare a portare contenuti sempre di più. Vi saluto ragazzi e grazie per avermi seguito. Ciao!